Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come avevo annunciato su alcuni gruppi Facebook, parlerò di un tema molto particolare, ossia l'artrite psoriasica, una malattia infame, perdonatemi il termine, che mi ha colpito ormai 13 anni fa, rendendomi di fatto parzialmente handicappato e che colpisce ogni anno veramente tantissime persone. Oggi vi parlo della mia esperienza, dando delle indicazioni che spero siano d'aiuto a tutti coloro che stanno affrontando il problema. Ma ve ne parlo nel dettaglio subito dopo la mia breve sigla. Bentornati sul mio canale. Siete pronti? Ed allora seguitemi. Ebbene, inizio con una premessa. Io non sono un medico, non sono uno specialista. Tutto quello che sentirete è frutto della mia esperienza, delle mie conoscenze, dei tanti riscontri medici che ho avuto, riguarda la mia persona, ma è tutto documentalmente dimostrabile. Faccio appunto questa premessa perché non mi invento nulla, voglio dare nel mio piccolo dei consigli, delle indicazioni, far accendere delle lampadine che possono risultare estremamente utili. Che cos'è l'artrite psoriasica? È un'infiammazione cronica che attacca le articolazioni, che se non tempestivamente fermata, tra virgolette, può dare delle problematiche ed avere degli effetti veramente devastanti. Che cos'è che scatena l'artrite psoriasica? Come primo fondamento c'è un'alterazione del sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario, che fino a ieri ci ha difeso, ad un certo punto ha deciso di aggredirci. E cosa va ad attaccare? Le articolazioni, ma nella fattispecie i tendini, le cartilagini, va a colpire soprattutto quelle zone lì. Attenzione, non solo proprio delle articolazioni, può andare anche oltre. Cos'è appunto che può far scatenare la malattia? I fattori possono essere molteplici. Il primo innanzitutto l'ereditarietà. Se in famiglia avete avuto o avete parenti, familiari che hanno già manifestato anche solo la psoriasi o forme di artrite, ebbene voi potreste essere vittima di questa malattia. Poi come secondo fattore c'è lo shock, l'ansia. Ad esempio io sono sempre stato un bambino ansioso, un ragazzo ansioso e ad oggi sono una persona abbastanza ansiosa. Questo facilita, stimola negativamente il sistema immunitario, quindi può facilitare l'insorgenza della malattia. Ed altri fattori possono essere appunto lo stress, le preoccupazioni, tutto quello che trasversalmente può alterare il vostro sistema immunitario. E adesso tocchiamo forse il punto più importante, i sintomi. E parto un po' da lontano, ma in questo modo voglio darvi la massima possibilità di valutazione di quello che possono essere tutti i campanelli d'allarme che magari fino ad oggi avete sottovalutato. Come vedete, strutturalmente sono una persona massiccia, un ex atleta. Ho sempre condotto una vita salutista. Mai alcol se non in discoteca da giovane, poca roba. Mai fumato in vita mia, mai fatto uso di droghe di nessun genere, mai fatto uso di medicinali se non occasionali per manifestazioni appunto febbrili o eccetera. Mai avuto stravizi nemmeno alimentari. Ultimamente ho un'alimentazione particolarmente curata, quindi niente grassi animali, niente carne,
niente alcol, niente caffeina, niente zuccheri, niente farine raffinate, tutte cose che hanno portato anche a un miglioramento generale di un quadro clinico personale, che analisi alla mano oggi risultano quasi quelli di un trentenne in buonissima salute, tranne per quei valori direttamente collegabili alla patologia. Come dicevo, i primi sintomi, partendo da lontano. Ho iniziato anche a livello agonistico con la pallavolo, passando per il tennis, pallamano, bodybuilding, tecniche di autodifesa, quindi sport abbastanza pesanti, aggressivi, per finire poi con l'atletica e di nuovo la palestra, il bodybuilding o il culturismo che dir si voglia. Facendo pallavolo, essendo una persona comunque un ragazzo abbastanza robusto, gli impatti col pavimento c'erano, ok? Poi sono passato anche alla pallamano, oltre che al calcetto, calcio per la strada, quindi le contusioni erano all'ordine del giorno. Vai a pensare te che in caso appunto di dolori potessero essere riconducibili a una malattia. Avevo 17-18 anni. I primi sintomi li ho cominciati ad avere alle ginocchia a circa 18 anni con la palla a mano. Fatte le prime diagnosi con la medicina sportiva e con l'ortopedia sportiva, non abbiamo riscontrato niente di particolare. E andiamo avanti. Altro sintomo particolare. Siamo intorno al 1998. Mi frequentavo con una ragazza, la quale un giorno mi disse: Andrea, hai delle piccole scagliettine di pelle nelle orecchie, a cui peraltro non avevo mai fatto caso e mai dato peso. Contestualmente però in quel periodo, forse perché facevo anche molta palestra, avevo periodicamente dei dolori fortissimi e molto debilitanti alla cervicale, ma veramente forti, tant'è che anche lì cominciai a fare delle diagnosi e quindi, fatte tutte le visite del caso, non mi è stato riscontrato niente di particolare se non contratture, infiammazioni articolari, eccetera eccetera, che io imputavo al sovrallenamento. E il discorso si chiude qua. E siamo nel 2001. Grande svolta nella mia vita. Finalmente entro in possesso del mio primo computer. Per me cambia la vita, perché subentra una forte sedentarietà. Io vivo davanti a questo cavolo di computer e tuttora, a distanza di 24 anni, la mia vita è molto basata sull'utilizzo del computer. Ne ho fatto anche un mestiere, un lavoro. Casualmente, ripeto, casualmente, nell'estate del 2001 ho cominciato a manifestare un problema strano alle gambe. Ho cominciato ad avere delle semisfere nelle gambe, delle dimensioni che variavano da un uovo a una pallina da golf a una pallina da tennis, dalla consistenza che assomigliava al foam, cioè premendo il dito rimaneva al segno e poi ritornava in posizione. Ma queste semisfere diventavano sempre più grandi e le avevo solo nelle gambe, non mi causavano febbre, non mi causavano impedimenti di movimento, né tantomeno di dolore, neanche di arrossamenti, ma c'erano. Prime visite reumatologiche. All'epoca il primario dell'ospedale Versilia mi fece fare un'infinità di esami. Mi ricordo che erano 10 fialette per un totale di 60 esami. Dopodiché la dottoressa, alla lettura degli esami, mi fece prendere per circa 20 giorni il cortisone. Ovviamente l'ultima settimana era scalare, al termine del quale, con le gambe rientrate completamente nella norma, ho rifatto gli esami di verifica. Alla lettura risultava il problema risolto. Io chiesi però cosa potesse essere e la dottoressa all'epoca sospettò una sorta di sindrome di Boucher, Braquette, una cosa del genere, di cui non ricordo bene il nome. E quindi facciamo un bel salto temporale e andiamo fino al 2010. Nel 2010 sovrappeso, con diversi dolori articolari che io imputavo alla sedentarietà ed al sovrappeso, ricominciai con la palestra. Ma cominciai ad avvertire un certo dolore ai piedi, alle caviglie.
Quindi andai da un amico podologo, un bravissimo podologo, che alla luce di una visita strumentale disse: Andrea, qui c'è un problema di postura delle caviglie e dei piedi, hai un certo vagismo delle gambe, quindi proviamo a risolvere con un plantare. E per un po' di tempo trovai anche un certo sollievo, ma i problemi non erano del tutto risolti. Contestualmente, dopo tanti anni di inattività, ripresi in mano anche un'altra mia passione sportiva, il bowling. Il bowling di per sé non è uno sport pesante, l'attrezzatura però lo è, e con lo stile di gioco che avevo dovevo comunque esercitare una certa forza con le braccia, con le mani, una certa flessibilità articolare con le gambe, quindi cominciai ad allenarmi, a giocare, e lì cominciai ad avere altri problemi: epicondilite, dolori al bacino e alla schiena. Tutti dolori che io imputavo alla sedentarietà e al sovrappeso. A livello epidermico non avevo alcuna forma di manifestazione. E siamo al 2012. Nel frattempo avevo sospeso con la palestra, anche perché cominciavo ad avvertire dei dolori sempre più forti alle caviglie, sull'esterno del malleolo, fino a sopra il piede. Dolori sempre più intensi, fino al punto che mi obbligano a smettere con la palestra e a smettere anche col bowling. I dolori erano insostenibili. Dopo poco questi dolori salgono fino alle ginocchia e diventano sempre più forti. Questi dolori erano anche associati a un gonfiore locale. Quindi, come prima sintomatologia vera, consistente, importante, c'era dolore molto forte con edemi locali. Là dove mi faceva male l'articolazione, gonfiava anche la stessa, sotto forma di edema, e così erano anche le ginocchia. Quindi cominciai di nuovo una serie di visite reumatologiche che mi portarono a fare ecografie, lastre e risonanze magnetiche. Il quadro clinico e il responso di questi esami era un bollettino di guerra. Mi fu chiesto quando avevo fatto un incidente con le gambe. Io dissi: veramente io non ho avuto incidenti, perché gli edemi e i dolori erano riconducibili a traumi e contusioni post incidenti. Quindi piano piano perdo l'agibilità, la mobilità, e siamo al 2013. Nel frattempo io avevo un negozio, un'attività, e questi dolori non calano, non sono persistenti, continuativi, vanno e vengono, a volte durano qualche giorno, a volte diverse settimane, però poi svaniscono e non sono sempre nella solita zona. A volte prendi la schiena, a volte i piedi, a volte le ginocchia, a volte le spalle. Sono migratori, che è un'altra cosa tipica dell'artrite psoriasica. All'inizio è migratoria, va e viene con diversa intensità in diverse zone del corpo, non è quasi mai uniforme. Questo è un altro segnale. Io vado avanti così fino al febbraio 2013, dove sono costretto a chiudere l'attività perché i dolori erano insostenibili. Nel frattempo le caviglie e i piedi erano diventati gonfi e molto doloranti, così come le ginocchia, ma soprattutto anche le mani. Io avevo un laboratorio di riparazioni elettroniche, non riuscivo quasi più a muovere le mani. Ebbene, siamo a marzo del 2013. Mi scoppia di fatto la malattia, si manifesta in tutta la sua aggressività e io, maggio, giugno, luglio 2014, mi ritrovo praticamente paralizzato a letto, gonfio, dolorante in una maniera incomprensibile, difficile da far capire. Mi era impossibile fare qualsiasi cosa, tenere in mano una forchetta, pulirmi dopo essere andato in bagno, lavarmi, piegarmi, fare qualsiasi cosa. Era impossibile.
Quindi di nuovo un'ulteriore serie di visite reumatologiche, nel quale mi fu diagnosticato a quel punto in maniera assolutamente ferma l'artrite psoriasica. Però mi fu anche imposta una certa terapia che, essendo di tipo chemio, seppur leggera, per come mi era stata imposta, io mi rifiutai. Io come carattere sono molto aggressivo, intransigente, se mi imponi una cosa non la faccio. Quindi lasciai perdere, ma stavo malissimo. Al che conobbi un medico chirurgo che curava con terapie omeopatiche, fitoterapiche, alimentazioni molto ristrette, vegane, ebbi un miglioramento generale al punto che approfittai dell'occasione per ritornare a fare un po' di movimento, ma la malattia l'avevo ancora addosso e rifiutavo a priori queste terapie, fra virgolette, tossiche. Sono andata avanti per circa 1 anno e mezzo, direi quasi 2. Nel frattempo io mi facevo vedere da un ortopedico, il quale vedeva ogni volta che la situazione alle articolazioni inferiori peggiorava sempre di più e io me ne accorgevo. Poi nel frattempo subisco degli shock importanti, la morte dei miei genitori, la morte del mio cagnolone, che era l'ultima cosa più importante che mi era rimasta al mondo, e da lì un crollo psicologico che non ha fatto altro che peggiorare un quadro clinico articolare già complesso. E da lì anche una manifestazione cruenta a livello epidermico. Ho cominciato ad avere psoriasi in forma veramente importante, alle braccia, sotto le ascelle, dentro e dietro nelle orecchie e anche nelle parti intime, fino al sanguinamento spontaneo, perché sapete bene anche voi che in alcuni punti, chiamiamoli erogeni o comunque molto intimi, la pelle è particolarmente delicata, particolarmente sottile e vascolarizzata, quindi assistevo a fuoriuscite di sangue spontaneo. Ennesima visita reumatologica, ennesima imposizione di terapia che non mi sento di affrontare, ma io peggioro sempre di più. La terapia omeopatica, fitoterapica, alimentare a questo punto non faceva più alcun effetto. Ho cominciato a utilizzare in maniera sempre più progressiva un antinfiammatorio, uno in particolare, l'Oki, che io ben tollero. Ebbene, quest'Oki sono arrivato dopo 3 anni di utilizzo continuativo a dosi pediatriche che io gestivo attraverso una piccola bilancina. Una doppia bustina è per un adulto, una bustina singola è per un bambino. A me bastava 6/10 di quella bustina singola che mi aggiustavo con la bilancia e la prendevo all'inizio ogni 24 ore, poi ogni 18, poi ogni 12, poi ogni 8, poi ogni 6. A quel punto ogni 6 non bastava più, prendevo l'intera dose da bambino, ogni 12, poi ogni 8, quindi io peggioravo. Nel frattempo avevo dei calcoli alla colecisti. Ebbene, probabilmente a causa di questo utilizzo intensivo, senza sosta, di questo antinfiammatorio che a volte prendevo anche a digiuno perché tolleravo benissimo, io mi sono praticamente letteralmente bruciato la colecisti. Primo intervento al pronto soccorso, mi diagnosticano una colecistite che io cerco di trattare farmacologicamente col mio medico curante, vado avanti qualche mese e poi ahimè ricado in una nuova colecistite. Se non l'avete mai provata è una cosa veramente pesante, molto molto pesante. Dopo la seconda manifestazione mi hanno detto: guarda, qui devi togliere la coleciste perché ormai non funziona più, è iperinfiammata e stai andando incontro a dei problemi ancora più seri. Praticamente in una forma di quasi urgenza
sono stato sottoposto a colicistectomia, di cui ho fatto anche un video ed è presente qui sul mio canale, lo potete andare a vedere, dove spiego tutto quello che è stato l'iter dell'intervento. Risolto anche questo problema, decido di rimettermi in forma e ritorno in palestra. Siamo a maggio 2023. Mi alleno come so fare io, so bene e male come ci si allena e comincio a riavvertire dei dolori. Uno in particolare fortissimo alla spalla sinistra. Vado avanti, fino a dover di nuovo smettere a causa dei dolori. A quel punto mi arrendo, d'accordo col mio medico continuo a utilizzare gli antinfiammatori, ma vediamo che la situazione sta peggiorando fino al punto che un giorno non riesco quasi più praticamente a camminare. Ritorno quasi alla situazione dei primi momenti di manifestazione cruenta della malattia, al che il mio medico, in virtù di un quadro anche visivo della mia situazione, mi dice: Andrea, guarda, ti sei handicappato, bisogna fare qualcosa, perché tu fra un anno sei su una sedia a rotelle. E in effetti mi ero reso conto che non riuscivo più a fare nulla. Prendo tutto il mio coraggio ed affronto nuovamente una visita reumatologica. Nel frattempo all'ospedale dove io mi sono recato hanno cambiato il primario e hanno messo una dottoressa già d'esperienza, bravissima, che mi ha saputo prendere e ho iniziato nuovamente tutta una serie di visite, esami del sangue mirati, ecografie mirate, lastre e risonanze magnetiche, esami in mano, valutazioni specialistiche in mano. Devo iniziare la terapia e mi viene proposto il metotrexato, ovvero sia i Reumaflex, nella forma di 15 mg iniettabili. Perché iniettabili? Perché esiste una sorta di antidoto contro gli effetti collaterali, che è la folina 5 mg. Ebbene, io ho iniziato con 15 mg e così viene fatta e gestita la terapia. Si fa la prima puntura, se non ci sono shock anafilattici rarissimi, si prosegue per un mese, una puntura a settimana sempre lo stesso giorno. Al termine del primo mese si fanno subito gli esami e si verifica la tossicità, la tolleranza al trattamento. Se non ci sono evidenti problemi si prosegue. Un altro mese, altre 4 settimane. Al termine anche di queste 4 settimane di nuovo un esame completo per verificare le condizioni, sia se ci sono miglioramenti, sia ci sono evidenti segni di tossicità e o intolleranza. Se come nel mio caso non ci sono problemi, si va avanti per 60 giorni, 2 mesi. Al termine dei 60 giorni si rifanno tutti gli esami, solo esami del sangue, tranne ecografie o risonanze qualora si manifestassero nuovi seri problemi, ma di norma non è così. Quindi, alla luce del responso degli esami, escluse tossicità e intolleranze, si riprosegue per altri 3 mesi, 90 giorni e così via, fino a che non vi sono segni di intolleranza. Ma se non vi sono segni di intolleranza e c'è anche un piccolo miglioramento a livello clinico, quindi valori VES, valori PCR, valori cortisolo, se sono tutti migliorati seppur di poco, si prosegue. Un consiglio importante: integrare in maniera anche consistente con la vitamina D3, che solitamente è associata alla vitamina K. È veramente importante e lo si vede anche negli esami. Apro una parentesi: esistono terapie alternative al metotrexato che non sono però meno tossiche. C'è una terapia conosciuta come protocollo Coimbra. È un'assunzione, un sovradosaggio, ma veramente molto alto, appunto di vitamina D3. Attenzione però,
Questo sovradosaggio è tossico per i reni e da quello che mi è stato detto, i reni quando si ammalano non guariscono, non è come il fegato. Il metotrexato può infiammare il fegato. Nel mio caso ho pure steatosi epatica, quindi faciliterei anche problematiche epatiche, ma nel mio caso sono contenute, molto contenute, anche grazie a un'alimentazione molto mirata. Quindi, sospendendo la terapia, si risolvono quasi immediatamente anche problemi di tossicità epatiche. Non sono io a dirlo, è la medicina che lo dice. Se ammalate i reni non li guarite. Quindi attenzione. La terapia di fondo però viene anche associata ad altri medicinali, quali FANS e all'occorrenza cortisone e all'occorrenza infiltrazioni e, come nel mio caso, artrocentesi, ovvero sia viene tolto del liquido sinoviale infiammato dalle articolazioni particolarmente cariche di questo liquido e con l'occasione viene somministrato o dell'acido ialuronico o del cortisone o degli antinfiammatori. Attenzione, il cortisone in presenza di problemi ossei può peggiorare la situazione, così come la Tecar. Si può provare la magnetoterapia, si può provare anche il laser, si può provare tante cose, io le ho provate tutte. Però se non si sopprime, non si addormenta la malattia, il problema rimane e continua a mangiare come un cancro. Ed in tal senso voglio anche spiegarvi una cosa. Le tendiniti sono manifestazioni infiammatorie che si possono trattare, curare e dal quale è possibile pure guarire. Così con l'artrite. L'artrite è una manifestazione che si può trattare, curare, in certi casi anche guarire, purché venga presa in tempo. La degenerazione della tendinite si chiama tendinosi, che significa alterazione del tendine. La tendinite, quando diventa tendinosi, non è più curabile. Calcificazioni, deframmentazioni sono cose che rimangono e che possono essere rimediate a volte solo chirurgicamente, ma è molto molto difficile. Quindi così è per l'artrite. L'artrite, se diventa artrosi, quindi degenerazione, alterazione della struttura, non si risolve, sono guai seri. Solo in caso di grave alterazione e deformazione e degenerazione delle articolazioni si provvede con le protesi. Le protesi significa perdita irrimediabilmente della mobilità di quell'arto. Si può camminare, si può fare il movimento con le braccia in caso di spalle, di gomiti, di caviglie, di ginocchia, ma a quel punto l'articolazione non ritorna a quella che era l'originale. Magari farà meno male, però non è più come quella originale. Quindi non bisogna arrivare a quel punto. I danni che fa l'artrite. Se non tempestivamente trattata con terapie di fondo, può degenerare. Ritornando sui trattamenti, qualora vi fosse una intolleranza al trattamento col metotrexato, si può passare al biologico, che prevede sia lo staminale che il monoclonale. Attenzione però, questo non significa che sia meno tossico, anzi, e spiego. Da quello che ho capito, la tossicità del metotrexato è a largo spettro, quindi prende tutto l'organismo. Le manifestazioni di intolleranza del metotrexato solitamente sono delle leggere infiammazioni, per alcuni sono nausea, giramenti di testa, abbassamenti di pressione, problemi di infiammazione orale come ad esempio io, oppure nell'apparato gastrointestinale, cosa che mi ha dato anche a me, seppur leggera, ma diverse volte. Ma sono cose assolutamente gestibili e comunque
con la sospensione della terapia queste manifestazioni vanno a scemare. Con il biologico la cosa è un po' diversa. Intanto il biologico prende il posto del metotrexato solo in caso di effettiva intolleranza, altrimenti viene abbinato. Cosa voglio dire? Se col metotrexato il miglioramento c'è ma è troppo poco, viene associata una terapia biologica. Quindi pian piano si sfuma la terapia di fondo metotrexato per dare agio a quella biologica, ma le somministrazioni sono le stesse. All'inizio, da quello che mi è stato detto, ma non per tutti i biologici, si fa una volta a settimana il metotrexato e una volta a settimana il biologico, per poi calare la percentuale di milligrammi nel metotrexato e allungare le tempistiche di somministrazione nel biologico. Una puntura a settimana ad entrambi, poi una puntura alla settimana di metotrexato e ogni 10 giorni di biologico, ogni 15 giorni di biologico e una volta al mese di biologico, per poi togliere completamente il metotrexato. Una cosa c'è da dire: gli effetti collaterali eventuali dei biologici non prendono tutto l'organismo, sono più circoscritti, ma sono magari più persistenti, cioè dalla sospensione della terapia potrebbe volerci più tempo prima di togliere gli effetti indesiderati collaterali. Questo è quanto mi è stato detto. I biologici vengono a sostituire la terapia di fondo col metotrexato solo se questo è intollerato dall'organismo, altrimenti in caso di poca influenza sulla malattia vengono associati. Io sopporto molto bene il metotrexato, ho avuto dei grossi miglioramenti, ho ripreso da 4 mesi una intensa attività fisica, ho comunque dei forti dolori, anche perché, e adesso veniamo al bello, io ho dei danni irreparabili e adesso ve li faccio vedere. Il collo, ho perso quasi il 50% della mobilità. Io sento già il dolore ed è il massimo della mia mobilità del collo, così del bacino. I gomiti, vedete? Non li stendo più, così si vedono bene. Vedete? Non li stendo più. Ho delle calcificazioni tendine, quindi non riesco più a tenderli. Attenzione, ho lesioni al capo lungo del bicipite, sopra e sotto. Lesioni. Ho la rottura del tendine sovraspinato alla spalla sinistra. Poi ho una mobilità eccessiva, quindi una perdita di tenuta delle cartilagini e dei tendini acromion claveare e scapolo claveare. Se faccio così mi fa molto male e schiocca tutto. Ho le patatine sbriciolate al collo. Ogni volta che muovo il collo, a prescindere dal movimento, sbriciolo dei grissini. A volte ho dei dolori fortissimi. Inoltre, qua sulla mia sinistra potete vedere una foto scattata nel 2021 ai miei piedi. Come vedete sono molto gonfi. Qua sulla mia destra vedete una foto scattata 2 giorni fa. Li vedete i piedi? Sono decisamente meno gonfi, ma guardate le dita, deformate. Il piede sinistro, le ultime 3 dita tendono ad alzarsi, il piede destro, le ultime 3 dita hanno preso la tangente verso l'esterno. Perché? Perché io ho aspettato 12 anni prima di iniziare una terapia di fondo indispensabile. Chi ha ragione dei suoi mali pianga se stesso. Io mi sono handicappato. Vi faccio vedere il problema più grosso che ho: le ginocchia. Lo vedete? Guardate le dimensioni di queste ginocchia.
sono grandi come le cosce. Guardate le dimensioni di queste ginocchia. Il sinistro, io a fatica riesco a tenere l'equilibrio su una gamba, guardate le dimensioni. Ebbene, io con queste ginocchia non posso più correre, non posso piegarmi né mettermi in ginocchio. Per queste ginocchia, per questi gomiti e per questa situazione mi hanno riconosciuto un'invalidità permanente del 74% con un sussidio di invalidità e tagliando di invalidi per l'automobile. Signori miei, io mi sono handicappato per paura degli effetti collaterali di una terapia, effetti che non ho mai avuto. Ciò nonostante io faccio ancora molta palestra, cerco di rimediare, sto dimagrendo, sto mettendo massa muscolare, non senza sofferenze, non senza dolori, perché ormai ho dei danni irreparabili. Ho già sentito diversi chirurghi ortopedici di eccellenza, i quali hanno issato bandiera bianca. Signori miei, non dovete arrivare a questo punto. È giustificatissimo aver paura di terapie tossiche come quelle che vi vengono proposte, ma sono indispensabili. Attenzione, io non riesco più a fare il 50% dei lavori che facevo 5-6 anni fa. Non trovo lavoro, non posso stare troppo seduto, non riesco a stare una giornata sana in piedi e mi sto allenando di brutto. Quindi con ecografie, RX, risonanze magnetiche ed esami del sangue vi viene riscontrata con certezza l'artrite psoriasica, iniziate immediatamente una terapia di fondo. Iniziatela, tanto siete monitorati. Magari la prima puntura ve la fate fare in ospedale da reumatologo, ovviamente servono reumatologi di ruolo perché certe terapie possono essere prescritte solo da reumatologi di ruolo, quindi evitate di spendere soldi in visite in privata professione da liberi professionisti, perché se anche fossero dei geni, fossero dei maghi e vi consigliassero delle terapie, poi queste terapie ve le possono prescrivere solo i medici di ruolo. E comunque, come stavo dicendo, se vi viene diagnosticata con certezza l'artrite psoriasica, iniziate immediatamente una terapia di fondo, perché come mi è stato detto più volte, l'artrite quando esplode in questo modo non la si elimina, però la si può calmare, la si può mettere, come mi è stato detto, a nanna. In quel modo lì evitiamo il progredire della malattia e soprattutto il progredire dei danni articolari, che come detto prima, finché sono tendiniti e artrite si può fare qualcosa, se diventa tendinosi e artrosi non si può più fare nulla, e io ne sono una prova vivente. È giustificatissimo avere paura, ma provate. Male che vada vi sospendono la terapia. Nell'arco di una settimana i valori ritornano quelli normali. Se poi siete intolleranti voi, ne parlate col reumatologo o col medico curante, io ho la fortuna di averne una eccezionale, e vedete il trattamento, ma non mollate la presa. Ho tergiversato per 11 anni, mi sono rovinato l'esistenza. E concludo col dire una cosa: in questo modo io inevitabilmente ho anche accorciato la mia prospettiva di vita, perché arriverà purtroppo un momento, invecchiando, che la mobilità si ridurrà sempre di più e con l'immobilità subentreranno nuovi problemi, aumento della pressione, diabete, problemi circolatori, problemi gastrointestinali e di tutto in più. Quindi attenzione, è giusto avere paura, l'ho avuta io mi sono fottuto dalla paura, ma mi sono anche fottuto la vita. Quindi non fate il mio errore. E con questo ho concluso.
Spero di essere stato utile. Se ho dimenticato qualcosa di importante vi chiedo scusa, magari fatemelo presente commentando il video e io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Se avete gradito questo mio intervento fatemelo capire con un like che mi fa sempre piacere. Con l'occasione ringrazio tutte le persone che si sono registrate al mio canale. Come sapete io non monetizzo, non ci guadagno nulla, ma spero con questi miei video di essere d'aiuto a qualcuno. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al mio prossimo video. Bye bye, ciao, alla prossima!